Ehi, ciao, bentornato, bentornato, come stai? Tutto ok? Sì. Bene, grazie di essere qui. Questo è un video molto speciale e particolare, un video che probabilmente sì, non ho mai portato qui sul canale e è un video molto importante per me, perché con questo video voglio lasciarti un semplice, chiaro e forte messaggio, ovvero quello di stare bene. E per stare bene intendo stare bene con te stesso. Questo video lo dedico a te durante le giornate in cui non ti senti proprio al massimo, e anche per tutte quelle volte in cui la tua giornata invece è andata bene. E lo dedico anche a me, perché proprio come te anche io posso avere ed ho i miei momenti no e le mie giornate no. Quindi questo video vuole essere un video in cui, con poche e semplici frasi, cercherò di aiutarti a stare meglio o a provare anche solo a combattere un periodo difficoltoso della tua vita che stai affrontando, ok? Per ricordarti che non sei sola, che non sei l'unico a stare ad affrontare una battaglia in questo momento, ok? E che salvarsi non è poi così complicato, ok? Ricorda sempre che tutto parte dalla nostra testa, dalla tua testa, e la vita sa essere davvero difficile e il mondo può essere un posto davvero orribile, ma noi abbiamo la fortuna di poter essere noi stessi e di mettercela tutta per raggiungere il nostro equilibrio e la nostra serenità. Non sempre è semplice, perché le situazioni difficili tante volte prendono il sopravvento sulla nostra mente, ma oggi voglio condividere con te alcune frasi che hanno aiutato nel corso del tempo anche me a combattere situazioni non tanto piacevoli, ok? E spero davvero che questo video possa aiutarti se stai affrontando un momento no, se in questo periodo non stai bene, o anche solo rafforzarti in positività se stai passando un bel periodo, ok? E allora, la prima frase che vorrei condividere con te è: la felicità inizia da te, ok? Non dalla relazione, non dagli amici o dal lavoro, ma da te, semplicemente da te. Quindi questo vuol dire che la felicità la trovi nel tuo essere, nella tua anima, nella tua persona. Tutto quello che c'è intorno a te, le persone, oppure il tuo lavoro o il tuo posto preferito, i tuoi amici, il
tuo migliore amico. Tutte queste situazioni, tutte queste persone possono aiutarti a trovare la strada giusta per raggiungere la tua felicità, ma tutto parte da te, perché tu sei la persona dalla quale tutto ha inizio. Cercare di trovare una serenità in altre persone o in altri posti, quando in realtà la tua mente è offuscata, piena di pensieri, oppure ci sono troppi problemi da risolvere, beh, tutto quello che c'è intorno a noi non potrà mai essere la fonte della nostra felicità. Quindi è importante lavorare su noi stessi, devi lavorare su te stesso, okay? Risolvere tutto quello che ti dà noia, ti dà pensieri, e non devi farlo cercando delle risposte in qualcosa che è intorno a te. Semplicemente la risposta è dentro di te. Come si fa a trovarla? Io direi che è una domanda un po' difficile, perché se si sapesse come farlo, nessuno sarebbe infelice. Quello che posso dirti è che ogni risposta è dentro di noi, e probabilmente la soluzione migliore è quella di trascorrere un po' più di tempo con noi stessi, quindi dedicarsi del tempo per fare qualcosa che ci fa stare bene, del tempo per riflettere, non scappare dallo stare da soli con noi stessi, che spesso è vista come una cosa negativa, no? Stare da soli. Invece non parliamo di solitudine, ma dello stare bene con se stessi. Passare del tempo con se stessi ci aiuta a trovare la risposta a tante cose, e una volta trovate quelle, poi potremo sicuramente imparare a essere felici anche nella relazione con altre persone o nel mondo del lavoro, con gli amici e in ogni contesto. Ok, quindi la felicità inizia da te, comincia ad avere un bel rapporto con te stesso, ok? E a trascorrere più tempo con te, anche senza fare niente, anche solo ascoltando il silenzio, però trascorri del tempo con te stesso. Bene. Un'altra frase che vorrei condividere con te è: se qualcosa non ti piace, cambiala, semplicemente cambiala. E se non puoi cambiarla, allora cambia il tuo atteggiamento. Questa è una frase molto chiara, molto semplice. Spesso abbiamo terrore nei riguardi di un cambiamento, come se fosse più semplice, più comodo rifugiarsi nella staticità di qualcosa che semplicemente va avanti per inerzia. E come si può essere felici se qualcosa non ci piace? Le due cose non possono andare a braccetto. Bisogna trovare il coraggio di cambiare questa cosa, e se questa cosa non dipende da noi, appunto, allora possiamo semplicemente cambiare il modo in cui vediamo quella cosa o con la quale ci approcciamo a quella cosa. Ok? Una vera domanda è: siamo disposti ad accettare qualcosa per tutta la vita, con la consapevolezza che quella cosa non ci fa stare bene? Beh, ricorda sempre che la puoi cambiare, che puoi trovare un'altra strada, che puoi trovare un'alternativa. Probabilmente le cose potrebbero andare peggio per un certo verso, ma se dovessero andare male le cose, ricorda che puoi continuare a cambiare sempre e sempre e sempre, fino a che non trovi
felice. Alle volte i cambiamenti, cambiare ci porta ad una sensazione di perdizione, come se solo l'idea di non poterci trovare bene in quel cambiamento ci possa far sentire spaesati o come se avessimo compiuto un errore imperdonabile. La verità è che se cambiando una cosa, quella cosa dovesse essere stata una cattiva idea, allora sarebbe solo il segnale che ci sta dicendo di continuare a cambiare, ok? Quindi mai avere paura di cambiare strada. Sì, la situazione in cui ci troviamo è una situazione che ci fa stare male, che non ci fa sentire sereni, che ci fa svegliare al mattino come se già non avessimo voglia di affrontare la giornata. Tanto coraggio, e dobbiamo farlo per noi, come abbiamo detto prima. La felicità inizia da te, quindi comincia anche a cambiare le cose, perché se non le cambi nessuno le cambierà per te. Un'altra frase molto molto carina, che lascia anche molto riflettere: se sei stato capace di credere a Babbo Natale per almeno 8 anni, suppongo, come tutti noi da pizzini, come ci è capitato di sicuro, chi per più tempo, chi per meno tempo, allora sicuramente puoi credere anche in te per alcuni minuti, per 5 minuti, per 10 minuti, per alcuni istanti. Se si tratta di qualcun altro, siamo sempre disposti a scendere a compromessi. Quando si tratta invece di noi, cerchiamo sempre di trovare qualcosa che non va, di sminuirci, di nascondere un po' le nostre potenzialità. Quindi sì, se siamo stati in grado almeno una volta nella vita di credere a Babbo Natale, visto che ora si avvicina il Natale, o anche solo semplicemente credere in un'altra persona, avere fiducia in lei, perché non provare ad avere fiducia anche in noi stessi? Fidarsi del proprio istinto, della propria ragione, anche solo per qualche istante. Però alle volte credere in se stessi anche solo per qualche istante può comportare un cambiamento veramente grandissimo nella nostra vita. È sempre tutta una questione di attimi, scelte giuste, fatti ai momenti giusti, e alle volte basta anche solo un secondo per cambiare la propria vita. Quindi credere in se stessi ogni tanto sarebbe meglio, più che ogni tanto, ma si parte sempre dal poco per arrivare poi al giusto equilibrio. Ancora potrei dirti: non essere un se potessi sarei, o se volessi potrei essere, ok? Non focalizzarti mai troppo su chi vorresti essere, cosa vorresti fare. Semplicemente sii te stesso, ok? Se tu nei tuoi panni ti comporti in un certo modo, è inutile pensare a come potresti fare se fossi nei panni di qualcun altro o nei panni di un'altra persona. Se potessi sarei, o se potessi farei. Se non l'hai fatto, vuol dire che non hai voluto farlo. Se non lo sei stato, vuol dire che non vuoi esserlo. Semplicemente questo. Quindi, piuttosto che pensare a cosa avresti potuto fare, a cosa avresti potuto dire, semplicemente agisci per come sei, parla per come sei, comportati per come sei, e sii fiero di te stesso. Porta avanti sempre i tuoi ideali, avanti le tue ambizioni. Non paragonarti mai agli altri, mai. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo percorso, ognuno è fatto a modo proprio, e per quelle persone sei perfetta così come sei, così come loro si sentono sbagliate nei loro panni,
e tu non pensi mai quella cosa di loro, anche loro pensano lo stesso di te, quindi semplicemente sii te stesso, senza pensare a quello che gli altri pensano di te, ma pensa a cosa pensi tu di te. E se pensando a chi sei tu pensi di essere soddisfatto, allora sii felice di chi sei. Ok? E una volta che saprai fidarti di te, e qui subentra un'altra frase: saprai vivere. Quindi fidati di te e finalmente saprai come vivere in questo mondo. In questo mondo non è facile vivere, questo mondo è terribile, veramente terribile, pieno di difficoltà, ostacoli, ma se hai fiducia in te stesso, allora ogni momento complicato tu lo supererai, perché hai il supporto della persona più importante della tua vita, ovvero te stessa. Tu sei la persona più importante della tua vita e anche la persona con la quale hai a che fare tutti i giorni della tua vita, quindi è assolutamente essenziale che tu abbia un buon rapporto con te stesso, perché il tuo io è la persona con la quale trascorri tutto il tuo tempo, non la maggior parte, ma tutto il tuo tempo interamente. Impara a fidarti di te e anche se fai qualcosa di sbagliato, qualche errore, continua ad avere fiducia in te, continua ad avere fiducia nella persona che sei. Abbi fiducia, perché avendo fiducia in se stessi si arriva ad essere anche autocritici, a capire dove si è fatto un errore, dove si può riparare a quell'errore. Tutto si risolve per il meglio se ti fidi di te e tutto andrà sempre per il meglio se hai fiducia nella persona che sei. Quindi una volta arrivati a questo punto sarà più facile vivere in questo mondo, te lo assicuro. Un'altra frase riguarda la questione destino. Non so bene che tipo di rapporto hai con la questione destino, ma non so se credi nel destino, nelle coincidenze, o se pensi che siamo noi a costruire tutto quanto, i nostri tasselli messi in ordine. Posso dirti solo che alcuni dicono che al destino non si comanda, che il destino non è una cosa che ci appartiene, una cosa che possiamo scegliere, che possiamo cambiare. Io credo piuttosto che invece il destino sia insito in noi, è già dentro di noi, vive in noi e bisogna solo avere la curiosità e soprattutto il coraggio di focalizzarlo, ok? Dentro di noi io credo che sia già presente il nostro destino. A un certo punto nella nostra vita, incontrando una persona o frequentando un determinato posto, ci rendiamo conto che lo stiamo visualizzando. Una volta visualizzato, quella diventa il nostro punto focale e ci ritroviamo a dire quella tipica frase del tipo: era destino, o è destino che debba essere così, è destino che io abbia incontrato te, è destino che io mi trovi proprio qui in questo momento. Io sono fortemente convinta che sia già tutto scritto e semplicemente noi dobbiamo essere in grado di renderci conto cosa è compreso nel nostro destino e cosa invece non è scritto nel nostro destino, quindi deve restare fuori. Però bisogna essere coraggiosi ad ammettere tutto questo, a percepirlo, a capirlo e a selezionarlo, ok? Ci vuole tanto coraggio,
ma tutto è già scritto per noi, dobbiamo soltanto vederlo, e una volta visto dobbiamo farlo vedere anche agli altri, e una volta visto dobbiamo anche rispettarlo e fare in modo che possa agire per farci essere felici, per fare in modo che tutto il disegno che è scritto per noi possa realizzarsi. E l'ultima frase che voglio condividere con te, che forse è quella che mi piace di più in assoluto, sulla quale io baso tantissimo ogni mia giornata, tutta la mia esistenza si può dire. Il mio scopo nella vita è quello di fare solo cose positive e basta. Tutto quello che è negativo, tutto quello che è indecisione, preoccupazione, tristezza, paura, non deve essere in alcun modo lo scopo della mia vita. Può essere sicuramente presente nella mia vita tutto questo, la negatività è presente nella nostra vita, anche perché senza la negatività non potrebbe esistere la positività, quindi è giusto anche accettare che esista la negatività, ma non deve essere parte del nostro scopo, ok? Il nostro scopo è puntare alle cose belle, alle cose felici, quelle che ci fanno battere il cuore, ci fanno brillare gli occhi, e queste cose sono nettamente legate a cose positive, quindi mai essere negativi, mai essere pessimisti, bisogna puntare solo a cose positive, puntando ad esse loro ci raggiungeranno. E questo era tutto ciò che volevo condividere con te. Ci sarebbero tantissime altre cose che vorrei condividere con te, ma questi sono i punti secondo me più importanti da tenere sempre a mente, tenere sempre a fuoco in una giornata andata storta, in una giornata che decisamente non ha funzionato. È bello sentirsi dire questi piccoli reminder che ci possono aiutare a ricominciare domani mattina con un piede diverso, con il piede giusto. Io spero che questa giornata, se ti è andata male, possa finire in una maniera un pochino più positiva, e spero che questi messaggi ti siano arrivati dritti dritti nella testa, nel cuore. Ricorda sempre che non sei solo e che tu hai già la fortuna di essere sempre H24, 7 su 7 in compagnia della persona più importante per te, che sei te stessa. Tu sei la tua persona, e a dirla tutta dovresti essere anche la tua persona preferita. Fidati di te e abbi cura di te, mi raccomando, abbi sempre cura di te. Ho tantissime altre cose da dirti, ma te le dirò la prossima volta. Per ora comincia a elaborare queste informazioni, queste frasi, comincia da te, comincia a stare bene da te. Continuerò a ricordarti di quanto tu sia speciale nei tuoi panni, nelle tue vesti, e di quanto tu debba continuare ad amarti tutti i giorni. Te lo ricorderò ancora e ancora e ancora per le prossime volte, ok? Per ora voglio solo che tu stia bene, ok? Quindi grazie di essere stato qui. Sii fiero di chi sei
Nulla, anch'io sono molto fiera di te. Ti do un bacio grande grande e ci vediamo la prossima volta, molto molto presto. Ti do un bacio grande e ricorda che voglio che tu stia bene, quindi al tuo prossimo momento no, mi trovi sempre qui e io sarò sempre qui. Ti abbraccio forte, alla prossima.